Diciamo che se c'è da cercare un responsabile, il responsabile è la persona che ha cominciato a scrivere le fiabe usando le parole per indicare delle persone cattivissime. Sto parlando di patrigno e matrigna, perché in italiano purtroppo quando ci si riferisce al nuovo compagno o alla nuova compagna della madre o del padre, purtroppo noi non abbiamo delle parole neutre. In inglese c'è stepdad e stepmom, che vuol dire quasi il padre e la madre che arrivano, che si aggiungono in aggiunta, che vengono oltre a quelli che naturalmente ci sono. In italiano invece abbiamo queste due bruttissime parole, patrigno, matrigna, già con questi, già il suono è un suono antipatico. Ecco, ora ho qua davanti a me, che non sa che sto per intervistarlo, un patrigno, e chiedo a lui cosa ne pensi di quest'uso che si fa in italiano della parola patrigno, e tu che sei un patrigno, come ti identifichi? Un ottimo patrigno, quindi diciamo più uno stepdad alla britannica che non un patrigno come quelli delle fiabe che dovevano anche fare di necessità virtù, nel senso che dovevano comunque Trattare male i figli? no, no, c'era un problema di molti figli e di dover dividere l'eredità, infatti che so il gatto con gli stivali, in cui a uno non gli dà una cippa perché gli dà solo il gatto e agli altri invece gli dà chi il mulino e a chi l'asino, insomma. Allora il patrigno evidentemente aveva dei problemi, peggio ancora la matrigna, perché la matrigna, essendo donna di seconde nozze, ovviamente tende a avere un rapporto di competizione con le figlie di primo letto, e questa è una tradizione cattolica italiana che non dimenticheremo mai. L'uomo che si risposa è un fredifrago della defunta. Quindi è uno cattivo, e la donna che subentra, che magari si fa un mazzo così a prendersi cura della casa, del marito, delle cose, eccetera, eccetera, e anche dei figli e delle figlie, e poi si deve anche sentire trattata male perché su di lei c'è questo timbro brutto, della pronuncia brutta della parola che la descrive, matrigna. Prima hai nominato il gatto con gli stivali, che devo dire è la mia fiaba preferita in assoluto, e anche il famoso marchese di... Carabas. Il marchese di Carabas, sì. Però mi pare che non fosse il patrigno, mi pare che fosse il padre naturale che stava in punto di morte, no? Sì, esatto, ma facevo l'esempio giusto per dire che c'erano problemi di eredità difficili. No, io ho avuto altre relazioni nelle quali ho provato a fare lo stepdad, ma ahimè andò peggio perché si creò una competizione che non ci doveva essere. E siamo arrivati alla fine dei 3 minuti grezzi, grazie.